Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Ciao viaggiatore del mondo curioso, benvenuto in Curious Facts, il canale che esplora le tendenze e i fenomeni della società. Quando pensiamo all'estate, una delle prime immagini che ci vengono in mente è quella della pelle dorata dal sole. L'abbronzatura è diventata nel tempo simbolo di bellezza, salute e vacanza, ma non è sempre stato così. In passato, avere la pelle chiara era sinonimo di nobiltà e status sociale elevato. Significava non dover lavorare nei campi, non doversi esporre al sole. Al contrario, una pelle abbronzata era considerata segno di fatica, di vita all'aperto, di classi popolari. Oggi questa percezione si è completamente ribaltata. Dalla rivoluzione culturale degli anni '20 del XX secolo, il sole è diventato moda, simbolo di benessere e tempo libero. Ma cosa succede davvero alla nostra pelle quando ci esponiamo ai raggi solari? Quali sono i meccanismi biologici dietro l'abbronzatura? E soprattutto, quali sono i rischi connessi a una cattiva esposizione al sole? In questo video approfondiremo la scienza dell'abbronzatura, dall'evoluzione culturale alla risposta biologica della pelle, passando per gli effetti positivi e negativi dell'esposizione ai raggi ultravioletti. Per secoli, l'ideale di bellezza femminile, e non solo, in Europa è stato legato alla pelle candida. Il pallore era considerato nobile, delicato, raffinato. Donne e uomini appartenenti alle classi alte evitavano accuratamente il sole, ricorrendo a ventagli, ombrellini e cosmetici sbiancanti per mantenere la carnagione più chiara possibile. Anche l'arte dell'epoca rifletteva questo canone, basta osservare i ritratti rinascimentali o le dame del Settecento per cogliere il culto del biancore. Il cambio di paradigma avviene all'inizio del XX secolo. La scoperta dei benefici terapeutici della luce solare, grazie alle ricerche di medici come Niels Finsen, premio Nobel per la medicina nel 1903, porta a una rivalutazione della luce del sole, inizialmente in ambito medico. A questo si aggiunge una rivoluzione estetica. Negli anni '20, Coco Chanel torna da una vacanza sulla Costa Azzurra con la pelle abbronzata. Il suo nuovo look, immortalato dalle riviste di moda, diventa subito tendenza. L'abbronzatura passa da simbolo di fatica a emblema di benessere e stile di vita privilegiato. Negli anni 60 e 70, con l'esplosione dei viaggi balneari, del turismo di massa e del culto del corpo, la tintarella diventa un must. Nascono le prime creme abbronzanti, i lettini solari, i centri estetici specializzati. Ma con l'aumento dell'esposizione solare si diffondono anche i problemi dermatologici. Negli anni 80 e 90 la dermatologia comincia a denunciare i rischi dell'eccessiva esposizione ai raggi UV e nasce un fenomeno nuovo e preoccupante, la tanoressia, ovvero la dipendenza da abbronzatura. Il nome rievoca la più nota malattia alimentare dell'anoressia e si caratterizza per una dipendenza psicologica al sole. Ma che cos'è esattamente l'abbronzatura e perché ci abbronziamo? L'abbronzatura è una risposta biologica della pelle all'esposizione ai raggi ultravioletti del sole. Non si tratta di un semplice effetto estetico, ma di un meccanismo di difesa che il nostro corpo attiva per proteggersi. Il protagonista di questo processo è un pigmento naturale, la melanina. Essa viene prodotta da cellule specializzate, i melanociti, che si trovano nello strato basale dell'epidermide. Quando i raggi UV colpiscono la pelle, stimolano i melanociti a produrre più melanina. Questa, una volta sintetizzata, viene trasferita ai cheratinociti, le cellule cutanee superficiali, che la usano per creare uno scudo protettivo intorno al loro nucleo, proteggendo così il DNA dai danni delle radiazioni. Esistono due tipi principali di melanina, la feomelanina, di colore rosso-giallastro, meno protettiva, e la eumelanina, di colore bruno-nero, più efficace nella protezione.
Chi ha più feomelanina, come le persone con pelle molto chiara e capelli rossi, si scotta facilmente e si abbronza poco. Al contrario, chi ha una maggiore produzione di eumelanina tende ad abbronzarsi più facilmente e a essere più protetto dai raggi UV. Il sole emette diverse tipologie di raggi ultravioletti, ma quelli che raggiungono la superficie terrestre e influenzano la pelle sono principalmente due, UVA e UVB. I raggi UVA rappresentano circa il 95% degli UV che arrivano sulla Terra. Hanno una lunghezza d'onda più lunga e penetrano più in profondità nella pelle. Sono responsabili dell'invecchiamento cutaneo precoce e possono danneggiare il DNA a lungo termine. I raggi UVB hanno una lunghezza d'onda più corta e sono più energetici, sono i principali responsabili delle scottature e contribuiscono alla produzione di nuova melanina. È soprattutto l'azione dei raggi UVB che porta all'abbronzatura duratura, ma anche ai danni acuti. Entrambi però sono potenzialmente pericolosi se non gestiti con attenzione. Esistono poi due tipi di abbronzatura. Il primo tipo è l'abbronzatura immediata, che compare pochi minuti dopo l'esposizione al sole. È causata dalla ossidazione della melanina già presente nella pelle. Questo tipo di colorazione è temporanea e tende a svanire entro poche ore o giorni. Il secondo tipo è l'abbronzatura ritardata che si sviluppa dopo 48-72 ore dall'esposizione. In questo caso entra in gioco la sintesi di nuova melanina. Questo è il tipo di abbronzatura più duraturo che può rimanere visibile per settimane. Ogni persona ha una diversa capacità di abbronzarsi, determinata dal cosiddetto fototipo cutaneo. La classificazione più utilizzata è la scala di Fitzpatrick, che suddivide i fototipi in 6 categorie. Fototipo 1, pelle molto chiara, occhi chiari, capelli rossi o biondi. Si scotta sempre, non si abbronza mai. Fototipo 2, pelle chiara, occhi chiari. Si scotta facilmente, si abbronza poco. Fototipo 3, pelle chiara, mediamente scura. Si scotta moderatamente, si abbronza gradualmente. Fototipo 4, pelle olivastra, si scotta raramente, si abbronza bene. Fototipo 5 e 6, pelle scura o nera, si scotta molto raramente, si abbronza intensamente. Conoscere il proprio fototipo è fondamentale per adottare misure di fotoprotezione adeguate e personalizzate. Non tutte le abbronzature sono uguali. Oltre alla genetica, ci sono numerosi fattori ambientali, comportamentali e fisiologici che influenzano la capacità di abbronzarsi. Il primo fattore da considerare è l'intensità dei raggi UV, che varia notevolmente in base alla posizione geografica, all'orario del giorno e all'altitudine. In montagna l'aria è più rarefatta e più pulita. Questo significa che i raggi UV, non trovando particelle o inquinanti che li assorbano, arrivano sulla pelle in maniera più intensa. A ogni 1000 metri di altitudine, l'intensità degli UV aumenta del 10-12%. Per questo motivo ci si abbronza di più e ci si scotta più facilmente in alta quota. In località tropicali o equatoriali, la posizione del Sole è più verticale rispetto all'orizzonte, il che comporta un'intensità UV maggiore. Più ci si avvicina all'equatore, maggiore è la probabilità di ustioni se non si utilizzano protezioni adeguate. L'orario è cruciale, tra le 10 e le 16 i raggi solari sono quasi perpendicolari e raggiungono la superficie terrestre con meno ostacoli. In queste ore l'esposizione va limitata o accompagnata da adeguate protezioni. Anche le superfici su cui ci troviamo influiscono. L'acqua, ad esempio, non solo non scherma i raggi UV, ma può rifletterli. Lo stesso vale per la sabbia chiara o la neve. In montagna d'inverno, durante una giornata soleggiata sulla neve, è possibile scottarsi anche se fa freddo. Il freddo inganna, ma i raggi UV agiscono lo stesso. Per questo è importante proteggere la pelle anche all'ombra o in acqua. I raggi UV vi riescono a penetrare anche alcuni centimetri sotto la superficie dell'acqua e raggiungono la pelle anche indirettamente per riflessione. Un mito da sfatare: usare la protezione solare non impedisce l'abbronzatura. Le creme con filtro solare non bloccano tutti i raggi UV, ma riducono l'intensità delle radiazioni nocive, permettendo alla pelle di abbronzarsi più gradualmente e in sicurezza.
Un fattore di protezione solare SPF 30, ad esempio, lascia passare circa il 3% dei raggi UVB. Ciò consente al processo di abbronzatura di avvenire più lentamente, ma anche in maniera più uniforme e duratura, riducendo il rischio di scottature, di invecchiamento precoce e di danni al DNA. Un altro luogo comune errato è che le carote fanno abbronzare. In realtà questa è un'affermazione fuorviante. Il beta-caroten, contenuto nelle carote e in altri alimenti come zucca, albicocche e peperoni rossi, è un precursore della vitamina A, utile per la salute della pelle e della vista, ma non stimola direttamente la produzione di melanina. Tuttavia, un'alimentazione ricca di antiossidanti e carotenoidi può migliorare la resistenza della pelle allo stress ossidativo provocato dal sole e può contribuire a un aspetto più sano e luminoso della pelle. Esistono poi alcuni integratori specifici che possono essere utili, ma vanno assunti con criterio. Esporsi al sole con le dovute precauzioni non è solo naturale, è anche salutare, entro certi limiti. L'essere umano ha evoluto una relazione simbiotica con la luce solare, fondamentale per il benessere fisico e psicologico. Uno dei benefici più noti dell'esposizione al sole è la produzione di vitamina D. Quando i raggi UVB colpiscono la pelle, convertono il colesterolo presente nell'epidermide in vitamina D3, che viene poi metabolizzata dal fegato e dai reni per svolgere le sue funzioni biologiche. La vitamina D è essenziale per l'assorbimento del calcio e la salute delle ossa, la regolazione del sistema immunitario, la prevenzione di patologie croniche come osteoporosi, diabete e alcuni tumori. Bastano 15-30 minuti di esposizione solare 2-3 volte a settimana, a seconda della latitudine, del fototipo e della stagione, per ottenere i benefici senza rischi. Dopo questo tempo, l'esposizione supplementare non aumenta la sintesi di vitamina D, ma accresce i danni alla pelle. La luce solare stimola anche la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone della felicità. Esporsi alla luce naturale, specialmente al mattino, migliora l'umore, la qualità del sonno e la regolazione del ritmo circadiano. Invece la fototerapia viene utilizzata, ad esempio, per trattare la depressione stagionale. Ma se da un lato il sole è fonte di benessere, dall'altro può diventare pericoloso se non rispettato. L'abbronzatura è un processo che nasce dalla necessità di difendersi e non da un'esigenza estetica. La scottatura solare è una reazione infiammatoria acuta causata da un'eccessiva esposizione ai raggi UVB. Si manifesta con arrossamento, dolore, bruciore e, nei casi gravi, con formazione di bolle ed esquamazione. Le scottature non sono innocue, anche se la pelle sembra guarire, i danni al DNA delle cellule cutanee restano. Ogni scottatura aumenta il rischio di sviluppare tumori della pelle nel corso della vita. L'esposizione cronica ai raggi UVA è responsabile del photoaging, l'invecchiamento cutaneo da luce solare. Gli effetti a lungo termine includono formazione precoce di rughe, perdita di elasticità, macchie scure, pelle ispessita o secca. La pelle esposta frequentemente al sole appare spesso più vecchia rispetto a quella protetta. I raggi UV sono classificati come cancerogeni di classe 1 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra i principali tumori cutanei associati all'eccessiva esposizione solare troviamo carcinoma basocellulare, il più comune, tende a svilupparsi sulle zone esposte come naso, fronte e orecchie. Cresce lentamente, ma può essere invasivo se trascurato. Carcinoma squamocellulare, meno comune ma più aggressivo. Si sviluppa spesso su pelle danneggiata da anni di esposizione solare. Melanoma, il più pericoloso. Può diffondersi rapidamente e metastatizzare, deriva dai melanociti e può insorgere anche sui nei preesistenti o su pelle apparentemente sana. La regola della A, B, C, D, E
È un buon metodo per riconoscere un neosospetto. Queste sono le caratteristiche a cui dobbiamo prestare attenzione. A come asimmetria, B come bordi irregolari, C come colore non uniforme, D come diametro superiore a 6 mm, E come evoluzione, cambiamenti nel tempo. L'abbronzatura è molto più di una moda estiva, è il risultato di un meccanismo biologico complesso che riflette la capacità del nostro corpo di adattarsi e proteggersi. Tuttavia, non va mai dimenticato che si tratta di una risposta del nostro corpo a uno stress. I raggi ultravioletti possono portare con sé conseguenze anche molto serie. Abbronzarsi in sicurezza è possibile, ma richiede consapevolezza, equilibrio e rispetto per la propria pelle. Il colore dorato può essere affascinante, ma non deve diventare un'ossessione. Nessuna bellezza vale il prezzo della salute. In definitiva, il segreto di una buona abbronzatura non è solo nel colore che assume la nostra pelle, ma nel modo in cui ci prendiamo cura di lei, oggi e nel tempo. Chiudiamo con una citazione che racchiude l'essenza di questo viaggio. Bene, per oggi è tutto. E tu conoscevi già i benefici e i rischi dell'abbronzatura? Quale gradazione di crema solare applichi sulla tua pelle? Scrivilo nei commenti. Iscriviti anche al canale per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti e lascia un like se hai trovato interessante questo video. Ci vediamo alla prossima analisi.